Se avete una GoPro Hero 11 e volete migliorare la qualità dei vostri video, siete nel posto giusto. Infatti, oggi vedremo le migliori impostazioni video per questa GoPro. Prima di tutto, assicuratevi di andare in modalità video massima e di selezionare i controlli professionista, altrimenti non potrete modificare quasi nulla. Adesso andiamo sulla schermata principale e cliccando qui sotto entriamo nei presets, che non sono altro che dei profili di salvataggio che ci permettono di cambiare molto rapidamente le impostazioni. Per comodità quindi vado a modificare il primo profilo e lo posso fare sia da questa matita o più semplicemente dalla schermata principale tenendo schiacciato qui sotto. In questa sezione prima di tutto devo selezionare il rapporto d'aspetto. Per i video normali bisogna usare sempre i 16 noni, mentre converrà usare gli 8 settimi solo se in post produzione vorrete ritagliare orizzontalmente o verticalmente i vostri video. Quindi in questo caso seleziono i 16 noni. Ora devo impostare la risoluzione. A prescindere dal dispositivo in cui vedrete filmati, quindi anche se li vedete in una TV Full HD, converrà usare la massima qualità possibile, quindi il 5,3K. Per quanto riguarda gli FPS c'è tantissimo da sapere, infatti ve ne ho parlato nel dettaglio in questo video, ma in estrema sintesi in Italia dovremmo usare lo standard PAL 50 Hz, che si può cambiare dalla sezione anti-sfarfallio. Così facendo vedremo i 25, 50, 100 e 200 fps. Quindi se dovrete usare la vostra GoPro per lavoro dovrete sfruttare i 25 fps ed i frame rate superiori solo per gli slow motion, ma a 25 fps potreste notare qualche piccolo scatto. Quindi per questo motivo io consiglio sempre di sfruttare lo standard 60 Hz NTSC e di selezionare i 30 fps. In questo modo avrete dei video più fluidi, ottimi per il 90% delle situazioni. Ad esempio questo intero video in YouTube è stato registrato a 30 fps. Successivamente, se vorremmo rallentare di 2 volte il nostro filmato, potremo sfruttare il 5,3K a 60 fps, oppure per rallentarlo di 4 volte il 4K a 120 fps, mentre il 2,7K a 240 fps ci permetterà di rallentarlo di ben 8 volte. Attenzione, di base il video non sarà rallentato in automatico, ma dovrete farlo voi tramite lo smartphone o il computer. In quest'altro video trovate tutte le info per i video slow motion. Successivamente passiamo all'obiettivo, ovvero il campo visivo della GoPro. Questo è semplicemente un adattamento digitale e per la maggior parte delle riprese converrà usare ampio. Se invece vi serve una ripresa ancora più ampia perché magari state registrando in prima persona, allora potreste provare Super View o Hyper View. Però usando questi campi visivi la distorsione sarà maggiore, mentre lineare con il blocco dell'orizzonte sarà utile per avere una ripresa leggermente più zoomata ma super stabile. Per quanto riguarda l'Hypersmooth, che è il sistema di stabilizzazione della GoPro, invece dovremo usare Auto Boost, che gestisce automaticamente il livello di stabilizzazione necessario. Tutti questi altri valori invece li potete lasciare così. Infatti sono funzioni che non andranno a cambiare la qualità video. Trovate maggiori informazioni in quest'altro tutorial. In questo caso non possiamo abilitare lo zoom digitale, ma comunque ve lo sconsiglio vivamente perché farà perdere semplicemente qualità video. Adesso passiamo a ProTune, che è la sezione più avanzata. Per quanto riguarda i 10 bit bisogna abilitarli se si fa la post produzione e chiaramente per una qualità video finale più alta è fondamentale farla. Di conseguenza, se abilitiamo i 10 bit dobbiamo impostare la velocità di trasmissione, ovvero il bitrate, su alta. L'otturatore invece è strettamente connesso agli fps. In estrema sintesi, per avere un video con look cinematografico e professionale dovremmo impostare questo valore manualmente al doppio del nostro frame rate, ma in questo caso ci serviranno i filtri ND e anche un gimbal, dato che la stabilizzazione funzionerà male. Infatti ve ne ho parlato qui, quindi lasciate l'otturatore in automatico. Comp VA invece ci permette di gestire l'esposizione generale del video. Conviene impostarlo a meno 0,5 in modo che la GoPro non bruci le zone più luminose. Il bilanciamento del bianco è gestito benissimo in automatico dalla GoPro, ma potrebbe succedere che in riprese molto lunghe questo possa variare. In questo caso quindi dovremmo impostarlo manualmente, ma vi consiglio di farlo solo se sapete esattamente la temperatura, quindi il valore K da usare. In media di giorno si può impostare 5500K, ma in base all'orario ed al meteo potrebbe essere totalmente errato, quindi lasciatelo in automatico. Per quanto riguarda l'ISO, più il valore è alto più l'immagine sarà luminosa, ma perderà anche di qualità, quindi impostate ISO minimo 100 e ISO massimo 400. In questo modo rimarrete in un range di qualità accettabile con un buon livello di luminosità. La nitidezza andrebbe impostata su bassa, ma se non fate molta post produzione potreste provare media. Indubbiamente però non va selezionata quella alta. Il colore è un altro valore fondamentale. Se fate la post produzione, ed appunto vi consiglio di farla, dovrete selezionare piatto, in modo da poterlo modificare a vostro piacimento in post produzione. L'Audio RAW ci permette di avere una traccia
traccia audio separata ed ha senso usarla solo se usate un microfono esterno collegato alla Media Mod. In questo caso selezionate il valore alto, medio o basso in base alla vostra conoscenza dell'editing audio. Potreste optare per il valore alto in modo da non dover editare troppo. Successivamente vediamo Bento, che gestisce la riduzione del rumore audio. Lasciatelo in automatico perché la GoPro fa un ottimo lavoro, mentre se usate un microfono esterno potreste provare a disabilitarlo. Infine, nelle scorciatoie potrete cambiare le icone presenti nella schermata principale. Vi conviene quindi inserire quelle che usereste di più. Personalmente al momento ho inserito l'obiettivo per cambiarlo più rapidamente ed i valori ISO minimo e massimo. Le impostazioni che vi ho mostrato vanno bene per un utilizzo generico della GoPro, quindi per chi va in bici, per chi va in canoa, per chi va in moto, per chi fa vlog e così via. Se dovete fare delle riprese di sera invece vi posso dire che la GoPro rende malissimo e che converrà sfruttare i 25 fps per evitare il flickering e potreste aumentare il valore ISO massimo a 800, mentre dovrete abbassare la risoluzione dal 5,3K al 4K. E se vi interessa un approfondimento sui video con poca luce, scrivetemelo nei commenti. Mentre per realizzare video con un look cinematografico dovremo usare un gimbal, dei filtri ND ed impostare l'otturatore manualmente. Ma di tutto questo ve ne ho già parlato nel corso dedicato alla GoPro Hero 11 che trovate nel link qui sotto cliccando sulla descrizione di questo video. Bene ragazzi, per oggi è tutto e se il video vi è piaciuto potreste iscrivervi al canale.